Ciao a tutti e di nuovo a Cremona. Probabilmente settimana scorsa avete visto il video che ho fatto per raccontarvi in anteprima com'è il nuovo Cremona Circuit, e di oggi nella vita reale è il secondo giorno che sono qui. Oggi però non dobbiamo fare nessun rodaggio, giriamo con la mia Yamaha R1 e sarà una giornata speciale perché ci saranno un po' di ospitini. Niente, ve lo dico dopo la sigla. Allora, confermo quanto detto ieri e soprattutto che figata di moto è l'R1 qua dentro. Saluti a casa. Finalmente si possono tirare le marce e apprezzare la potenza del 1000, perché qua, a differenza di Castelletto di Branduzzo, abbiamo un po' di rettilineo. Adesso, prima di rientrare, vi faccio vedere una moto bellissima. Diciamo intanto, attenzione, si scompone per un attimo la moto di Mazzuoli, incredibile, è riuscito a trovare il varco all'interno. Adesso va detto una cosa, e vedi, rischiano di rallentarsi a vicenda. Ecco qua la smentita subito alle acque, anzi alla Piratella. Bressan trova il sorpasso ma poi viene subito replicato dal controsorpasso. Qualcuno se la ricorderà, qualcun altro no. La sella è proprio lei ed è la moto del nostro amico Massimo. È il pilota che cambia. È il pilota che cambia. Mentre editavo il video però mi sono reso conto che stavo tralasciando il motivo del perché ho fatto questa serie. Nella puntata numero 1 avevo detto che vi avrei fatto vedere quali sono le cose più importanti da avere sulla moto per guidare bene ed avere una moto mediamente performante. Tutte queste cose non stanno né nell'accessorio all'ultimo grido né nell'elettronica. Mi spiego meglio, non dico che non serva, anzi serve ad andare più forte e ad essere più sicuri. Ma questa cosa succede a un certo livello, perché ad esempio se andiamo in giro con le gomme sgonfie possiamo avere tutti i controlli del mondo che non servono a niente. E soprattutto ho visto un sacco di amatori cambiare 5.000 diversi e non cambiare mai la molla dell'ammortizzatore. Ho utilizzato questo esempio per parlarvi appunto delle sospensioni che monto sulla moto e che vi ho sempre fatto vedere, ma non siamo mai entrati nel dettaglio. Nel comparto sospensioni dobbiamo ringraziare Andreani perché c'è il suo zampino. All'anteriore troviamo una cartuccia FGK, mentre al posteriore un normalissimo TTX 36 di scatola. Per quanto riguarda la cartuccia, questa è l'antenata della Nix, che è praticamente montata sul 90% delle moto da pista. È una cartuccia aperta, quindi non è pressurizzata ed ha tutte e due le regolazioni dell'idraulica per ogni stelo, quindi compressione e ritorno su ogni stelo. Il ritorno sul tappo, la compressione sul piedino. Poi è stata fatta la modifica per maggiorare la corsa a 130 mm. Al posteriore invece, quando è uscita questa moto, il TTX non esisteva ancora. Infatti ne abbiamo adattato uno, ma è stata un'operazione abbastanza semplice, abbiamo dovuto solamente sostituire il piedino inferiore e tutto è montato perfettamente. Tutto questo per dirvi che le sospensioni sono una delle parti più importanti da non trascurare nell'utilizzo in pista della moto, perché sono il nostro filtro con quelle cose nere e rotonde che ci tengono attaccati per terra. E soprattutto non esiste il setup perfetto
ma dobbiamo metterci in testa che le sospensioni sono una cosa in movimento e che non possiamo fare una moto e non toccarla più per 3 anni. Detto questo, dopo averla provata, la mia R1 è di base abbastanza alta e questo la rende super agile, ha una ripartizione dei pesi abbastanza bilanciata e a primo impatto mi è sembrata veramente molto rigida, anche se confidenziale, ma molto rigida. Però voglio riprovarla in una condizione migliore perché la pista, come vedete dal video, è sporchissima. Dopo questa parentesi sospensionistica, adesso torniamo in pista. C'è una cosa che infatti in effetti oggi non vi ho detto perché eravamo presi a girare, a cercare di migliorare la mia R1, però c'è un momento nella carriera di un pilota, soprattutto quando parte dalle piccole cilindrate, in cui metti la prima volta il sedere sulla moto da corsa di grossa cilindrata. Oggi Mirko l'abbiamo portato qui a Cremona perché si allena con il suo Suzuki 600 per fare qualche chilometro, ma a fine giornata gli abbiamo concesso un premio. Sei emozionato, Mirko? Troppo.
cosa importante della quale voglio parlarvi sono gli pneumatici. Quando ho incominciato a fare la serie con l'R1 ho chiesto a Pirelli se fosse interessata a sostenere il progetto, e quando ho chiesto le gomme ho chiesto delle Pirelli SC3. Questo perché è una gomma nella quale credo tantissimo e che per allenarsi va benissimo. Adesso togliamo la termocoperta, vi faccio vedere com'è il consumo dopo, diciamo, la mezza giornata di Castelletto di Branduzzo, della quale avete visto il video, e oggi, dove abbiamo fatto circa 35 giri. La gomma è ancora molto bella, vero è che l'asfalto nuovo di Cremona, ancora un po' sporco e viscido, non mangia tantissimo le gomme, però andremo avanti ancora ad utilizzarle per vedere fin dove riusciamo ad arrivare. Questo maledetto lo dimentico sempre ai corsi backpack, ne devo comprare 500. Per oggi abbiamo finito, io sono super contento della giornata perché non mi divertivo così a guidare con gusto da molto tempo. Se volete sapere i tempi ho girato in 40 e mezzo, però comunque dai, era la prima volta che provavo la moto e in effetti c'è un po' da lavorare, la pista è nuova, si deve gommare. Io comunque alla fine è 2 anni che non faccio le gare, quindi un po' di ritmo lo dovrò riprendere anche io. Adesso però vi saluto che vado a caricare, se no mi picchiano, e noi ci vediamo a un prossimo video.